E buonasera Mrs. Giada, siamo ritornati, ecco qua, più fresca che mai, più grintosa che mai, più cazzuta che mai. Rock and roll, ragazzi, rieccoci qui a grande. iniziare la vostra serata. Ormai non si liberano più di noi, oggi. È un casino, ormai li avremo sulla coscienza. Stasera, prima abbiamo avuto grande band grindcore, i Pig Destroyer, ora invece ragazzi un grandissimo, grandissimo, che più grande non si può, batterista. Alan, a te le presentazioni ufficiali. Infatti è stato all'interno dell'album Chaos for Conflict 1995 Kreator, nelle demo addirittura del 90 e del 2008 di Massacre, e di Whiplash, che è un gruppo speed thrash metal che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Quindi, come lo vedete, appunto, come osservate nel banner appunto sotto, i nostri corpi che si andranno ad alienare, un'intervista molto molto divertente, niente poco di meno che Mr. Joe Cangelosi from USA. Hey, what's Welcome. going on over there? How you guys doing? Welcome, Joe. We're doing great. Thank you. How are you doing? I'm doing great, thanks. Good to be on here. Thank Come you sempre, for with us tonight. Parto. Yeah. Yes. With everything. Okay. Thank you for being with us tonight. It's an honor and a pleasure. First question, first things first. Please introduce yourself to the audience of Il Calice Nero. Okay, hello. My name is Joe Cangelosi. Some of you might not know me. A lot of them probably don't know me. No, I've played with, I'm a drummer and I'm a thrash metal drummer from America, from Brooklyn, New York.
I played in bands, started with deathcore. I was in Whiplash, thrash metal East Coast. I played in Kreator. I was in many other bands like Cerebral Hemorrhage, which was a side band of Whiplash. I was in Massacre from Florida death metal scene. I had a little project together with Don Doty called Eliminate. I did a little run with them in the West Coast. I have a couple of original bands here. Brooklyn Militia is one of them. Another band is Uncivil War with Scott Owen and Rich Day. Scott Owen from the original Hyrax band. And, I do projects here and there, but, I've been around since the 80s, probably the first wave of this great music we call thrash. And now I'm playing in Carnivore AD right here. So this has been an incredible experience. This is my main situation right now, my main band right now. Of course, it's not, I was not an original member of Carnivore, but the band is existing with the blessings of the original members. And I'm proud to be a part of it. And it's been so much fun. And we'll be in Europe at the end of November. Oh, cool. Yeah. We'll be playing Italy, too. We got 2 shows in Italy. Where in Italy? Torino and somewhere else. I really don't know, man. But go to the Carnivore page. It's there. Yes. I will check it out. Maybe it's around you guys. So, Yeah. It would be a great occasion to see you live and to meet you. I will check it out. Of course, I will translate what you just said. All right. Ok. Allora ragazzi, ripeto, lui ha detto ma forse non mi conoscete. Allora se non lo conoscete, ripeto, shame on you, perché è colpa vostra, questo è un grande. Come avete notato, il cognome è meravigliosamente di origine italiana e di questo siamo orgogliosissimi, perché ragazzi siamo in tutto il mondo, siamo ovunque, non si libereranno mai degli italiani in giro per il mondo e non è tra l'altro la prima persona che intervistiamo qui al Calice Nero che, nonostante non abbia il cognome italiano, che dice di avere origini italiane. Quindi noi l'arte, la musica la portiamo in tutto il mondo, di questo sono orgogliosissima. Allora, ci stava raccontando un pochino della sua carriera, di chi è, che cosa ha fatto durante tutti questi anni in cui ha suonato la batteria in giro per il mondo, in giro con tantissime band, tra cui ne ha citate 3 in particolare di cui è stato membro, che sono i Kreator, i Massacre e i Whiplash, che sono 3 band, ragazzi, che anche queste, cioè io le ho dette, ma insomma non è che vi sto a spiegare chi sono, perché sono le basi, nel senso, giusto? Dico bene, Alan? Sono le basi queste. In questo momento sta suonando con un nuovo progetto di cui ha la maglietta, ce l'ha fatta vedere, che sono i Carnivore AD, sono il suo progetto del momento fisso. E ragazzi, occhio, andate subito sulla loro pagina, perché alla fine di novembre saranno in Europa e faranno anche 2 date in Italia, tra cui una a Torino e quell'altra non si ricordava la città, ma raga, cioè questi vanno visti, io ve lo dico. Non perdete l'occasione, andate sulla pagina di Carnivore AD e cercate e guardate dove suoneranno, e se potete andate. Come dico sempre, sostenete la musica dal vivo, altrimenti se nessuno va più ai concerti, i concerti non si fanno più. Dico bene? Sì, pienamente d'accordo, e fatevi chilometri, perché ne vale veramente la pena di vedere le vostre band, anche se non conoscete, appunto per quello, di vedere nuove band. E ricordiamo infatti, ragazzi, il nuovo prodotto Violet Blend, ok? Quindi mi raccomando, ricordatevelo in uscita. I'm just explaining to you, Joe, because I've just released a new album that I sent with my band Violet Blend. We just sent CDs to to Alan, so he just make all the audience see the gifts. Plug it. Yes. I'm sorry for this. No, hey, fine with me. Cool, let's start with your first question, Alan. Vai, eccoci all'acqua. Allora. Let's go. Joe Cangelosi, come riesce a decifrare la sua parte più tecnica del suo strumento attraverso un quadro? Very hard question. I'm sorry for you, but
I told you. If you had to describe your style and basically the most technical part of your instrument through a painting or a pictorial style, what would it be? Oh my God. It would be a lot of bright colors, and it would be chaotic, but it would be beautiful. It would be beautiful chaos. Cool. Ok, thank you. Ok, ha risposto conciso, preciso, ha detto sarebbe colori molto accesi e molto incasinata. Oddio, non mi viene la parola non in slang italiano, va bene, ok, confusionale, eccola. Accidenti, a me l'inglese e l'italiano faccio sempre un gran casino. Però sarebbe sicuramente bello, un bel quadro, quindi un bel caos. Bella risposta. Della prossima domanda, Giada. Tocca a me, it's my turn. Voglio vedere cosa ne I esci just wanted fuori. to tell you one thing quickly. Yeah. We're going to be playing in Torino on the 21st of November, and Bologna on the 22nd. Cool, Bologna is near Florence. Ok, I will say in Italian. Ragazzi, allora, ha trovato le date italiane. 21 novembre sarà a Torino, 22 novembre sarà a Bologna, quindi ragazzi, nel senso, niente scuse, nord e centro Italia, quindi non avete proprio scuse, a parte per purtroppo il nostro sud Italia tutte le volte è sacrificato, ma si sa che le band più di un tot non scendono e ne abbiamo già parlato e riparlato dei problemi che abbiamo con i tour eccetera, però mi raccomando, segnate le date: 21 novembre Torino, 22 novembre Bologna. Cool. Via. Thank you. Cool. Sorry, I just found the dates here, so I want to let you guys know. Thank you for saying it, because in Italy we would love to see you, and Bologna is near Firenze. That is my hometown. Beautiful. So, I'm trying to come. I'm trying. Thank you for saying it. Okay, allora, how was your upbringing in music? When did you start with drums, and why did you choose drums? Woo! All right. First of all, I grew up with drums. The day I was born, drums were, my father was a drummer. Okay. So Joe Cangelosi Sr., he was the first drummer of our family. And I was always around music. My father is a jazz and rock musician. He supported the family playing music for years and years in the 70s, late 60s and 70s. He's my mentor. He's my best friend. He's an amazing drummer and an amazing human being. I have another brother and two sisters, but they never chose to play drums. My dad never forced me to play drums. It was just a natural thing. And, I gravitated towards it at a very, very young age. When I was about 2, 3, I was already interested in playing. Not that I was really playing anything, but it was in me, and I knew, it was my destiny. Cool. That's what started me playing drums. So Thank you. Yeah, okay. There's a lot more, and you probably won't remember all the stuff I'm going to tell. Let me translate this and then go for it. Thank you. Thank you very much. You got it. Okay. Mi ho chiesto com'è che ha iniziato con la musica, qual è la sua storia e perché, come ha iniziato con la batteria e perché ha scelto quello strumento. E ha detto, ma in realtà è stata una scelta molto naturale perché mio padre è un batterista e negli anni 60-70 è un batterista, tra l'altro si chiama come lui però senior, quindi ha lo stesso nome, è un batterista jazz e rock e quindi diciamo che sono nato con la batteria, ho sempre avuto musica in casa, ho sempre visto suonare e più o meno ho iniziato quando avevo 2 o 3 anni a sperimentare con la batteria e mi è piaciuta, era una cosa, mio padre non mi ha mai forzato, ha detto a suonare la batteria, però è stata proprio una cosa naturale. Ha detto che ha anche un altro fratello e 2 sorelle che per esempio non suonano la batteria perché suo padre non ha mai cercato di indurre questa passione, è stata una cosa molto naturale per lui e ragazzi direi che ha fatto un'ottima scelta perché poi i frutti si sono visti.
Please keep your hands. I'm sorry to interrupt for the transition. So that's how I discovered drums. And what was the next part of the question again? Well, the question was, why did you choose the drums? But you answered me. It's always beautiful to see to born and raised in a musical family, and it's I think it's a fortune to. I'm very fortunate to have that. Very fortunate. It saved probably, music saves lives. People make bad decisions in life, but if you find what you like to do at an early age, it's, you got a nice advantage, and it keeps you grounded and keeps you focused and goal oriented. So, there's always something to strive for, and plus it's the love of the music too, Yeah, I always say that music can save people, can heal wounds. No doubt. So medicine, the best medicine in the world. Yeah, I agree. And here in Italy, we always criticize our school because we don't have musical lessons, and it's hard if you want to play an instrument or something like that, we don't have a very musical culture here, and it's pretty sad because. Well, I got to tell you, I know firsthand about the schools here in New York and in America, and little by little, they're taking away all the good stuff, especially the music programs. These things are, they're seeds that grow incredible trees, incredible forests, and incredible musicians. Once you take the seed away, it gets harder and harder. So those are very important programs. Schools, yes, I agree. Here too, the same thing. The first things to cut is music, arts, and art. So, I know. We always speak about this in the live, and we're concerned about this because music is a important part of culture in general, but makes you feel, as you said, focused, and makes you grow as a person, not just as an artist. And absolutely. Anyway, I will translate. Ok, no, stavamo parlando appunto dell'educazione, anche perché gli ho detto è sempre una fortuna riuscire a nascere in una famiglia che ha predisposizione musicale. Figuriamoci, avere un padre musicista è il sogno di tutti quelli come noi che vorrebbero più musica e meno chiacchiere in giro. E purtroppo gli stavo dicendo appunto che nelle scuole italiane, noi lo diciamo spesso durante il programma, che manca totalmente l'educazione musicale. Ha detto, sai, anche qui in realtà a New York stanno tagliando tutti i programmi di educazione musicale nelle varie scuole, e quindi è sempre più un problema riuscire a avere nuova linfa, perché il bambino, il ragazzino, se non lo educhi te ad ascoltare, ovviamente da solo è in un mondo pieno, in un'alluvione musicale, non sa cosa scegliere, e poi magari ti capita un figlio che ascolta trap, e quelle sono disgrazie. Capito? Quelle sono disgrazie. Grazie, proprio, sono pesanti, sono cose pesanti da affrontare, e quindi nulla, stavo chiacchierando di questa cosa. A te la prossima domanda. Basta cambiare il bambino e ammettere un bambino metallaro al rock and roll, quindi non c'è problema. Basta insegnargli da piccino. Infatti il problema è che le scuole ti suonano quel cazzo di flauto che ha veramente rotto i coglioni. Infatti l'ho lanciato diverse volte da scuola, ma queste sono delle cose che non vanno dette, ma vanno dette. Professore del cazzo. Allora, quindi continuiamo sulle domande con Joe. La liberazione dei sensi, dei tuoi sensi, quanto può incidere verso l'arte batteristica in campo estremo che hai messo verso tutti noi mortali? Another hard one. How much can the liberation of senses impact an extreme metal drummer, and how much does it impact you? One more time. Yeah, okay. It's quite complicated even in Italian, so I'm trying to do my best. Yeah, go ahead. How much can the liberation of senses
The liberation of senses mean, okay. Yeah, impact an extreme metal drummer as you. Like And feelings? Are you talking about feelings? Yeah, I think. Stai Yeah. parlando di sentimenti, Alan, giusto? Sì. Okay. Yeah, and how much does it impact you? I impact it. It doesn't impact me. Okay. It's backwards. Okay. Yeah, that's the way it goes. Because the way you feel about things, like, you know, I'm a hyperactive person. I'm a very joyful, excited person. I have a lot of energy. I've always had a lot of energy. It's just the way I am. So basically, as a drummer or as any musician will be, you are an extension of your instrument. So you will be what you are in your instrument. I mean, not all extreme drummers are extreme people. And I'm not saying I'm an extreme person, but my personality definitely will come out in my playing. And that's the way it impacts. I kind of, my personality and myself, my true self impacts the way I play. Okay. I got it. If you're lazy, you're going to play lazy. If you're excited, you're playing excited. You know what I mean? You know, it just, I got it. Yeah. Thank you. Ok, allora, gliel'ho dovuta ripetere perché secondo me ora ci attacca la comunicazione, se ne va e dice, no, a parte gli scherzi, ha detto che in realtà è il contrario, nel senso sono io che impatto, che influisco sul mio modo di suonare e sul mio instrumento, stavo dicendo, ragazzi, rendetevi conto che qui è finita sul mio strumento. Io sono una persona iperattiva, sono una persona che ha tanto, e si vede anche, che ha tanta energia, ce l'ho sempre avuta e ce l'avrò per sempre, sono una persona che ha anche tanta gioia e quindi io suono per come è la mia personalità, anche perché credo che lo strumento sia un'estensione di noi stessi e quindi dal momento in cui io sono così iperattivo, gioioso, super energico, suono iperattivo, gioioso e super energico. E quindi è lui che influisce sul suo modo di suonare e non il contrario. Quindi non è la musica che influisce su di lui. Ed è particolarmente filosofica questa domanda che gli hai fatto, perché effettivamente ci sono alcuni musicisti che si lasciano trasportare completamente dalla musica e diventano un'altra persona durante l'esibizione, quando scrivono, e invece ci sono altri che prendono la loro personalità e la fanno diventare la musica. E quindi I was saying that it's pretty philosophical as a question, because yes, there are many artists that transform themselves when they are playing music, or when they are on stage, where they are writing something, and other artists that make music like a cloth, like something for them. It's there are two types of musicians. You're right. It takes all different kinds. When I'm mad, I'm hitting harder. No, I'm just kidding. But music is life. Music is life. And you're a part of it. You're a spectator, or but that's the way it is. I think that music is the purest, best part of music is when somebody's being honest about what they do and the music they play. You feel it. You know it. When people are not, it's, you can hear it, you can feel it, Yeah, you can see it. Yeah. I always say that it's best to be authentic and tell things for what they are, and absolutely. This is the soul of music. So yeah, I totally agree with you. Yeah, that's the truth. The truth is the truth. You can't beat the truth. You're right. Ok, I'll translate. Ok, stava dicendo, sì, ci sono ovviamente ogni musicista la prende un po' come gli pare, come dicevamo prima, ci sono alcuni che si trasformano, alcuni che vengono trasformati, però la cosa fondamentale, diceva lui, è dire la verità, essere reali, e io ho aggiunto autentici, perché la musica è la forma più pura d'arte che esista, e quindi in generale quando fai arte devi dire la verità. E se tutto ciò è artefatto, ossia se qualcosa è fatto per, come dicevamo nell'intervista precedente, tra l'altro, se è fatto solo per fare la vita da rockstar o per far visualizzazioni, like e quant'altro, non serve a nulla.
però si percepisce, l'importante è questo. Certo. E infatti, per riagganciarsi al discorso delle scuole, la cosa da insegnare ai ragazzetti è distinguere la verità dal puro intrattenimento, che è una cosa fondamentale. E qui al Calice Nero facciamo, complimenti a te, una bella divulgazione di quello che realmente è la musica e l'arte, e ce ne freghiamo di tutto quello che ci sta attorno, perché ragazzi, belli like, belli video virali, però la musica è musica, la musica è arte e non si può ridurre soltanto a quello a cui si sta riducendo oggigiorno. Comunque basta con le polemiche, oggi sono in vena di polemiche io, non so se hai notato. No, ma il fatto è giusto perché purtroppo intrattenimento molte volte ti vuol dire anche trash, nel senso situazioni da spazzatura, quella intrattenimento che veramente rompe le scatole e non riesce a far sì che le persone, i bambini o gli adulti apprendano un qualcosa di interessante, ma solamente porcheria purtroppo. Poi come i corpi che si mettono appunto in bella vista nudi, sia maschili che femminili, poi non capiscono che anche il corpo nudo è una forma di arte, non una forma di farsi notare a tutti i costi, purtroppo. Prego, Giada. So yeah, we were talking about difference between art and entertainment, because there's a very important difference that not everyone can see nowadays, and it's the saddest part. True. Very true. Very true. Okay, you were part of established bands, like you said before, like Kreator, Whiplash, and others. Yes. How did things go? How did you join these bands? Oh man. Oof. All right. So I had a local band here in Brooklyn called Deathcore. We did a demo in probably 1985. I still good friends with them. The bass player, he played with me in several bands that I'm in. I've been playing music with him, Rich Day, since I'm about 11, 12 years old. So, you know, I'm not young. I'm not old. No, but you're not old. So, you know, Deathcore was my first band. So we played a couple of shows around. We played CBGB's back in the day. We played Lemoore, the best club in the world, rock club of the world. But and one day, Tony Bono came up to me, the bass player for Whiplash, after my show, my first show at Lemoore. And he said, "Hi, I'm Tony Bono from Whiplash. Do you want to try out for the band?" So I was really taken back because I was a fan of the band because I had Power and Pain, first record, and I loved it. It was great. It still is. It's actually better now than, you know, it sounds better to me now than it did then. I love it. And this happened because in Deathcore, we had another bass player. His name was Zowie. He knew the guys from Whiplash, and he knew that Tony Scaglione was about to leave Whiplash to join Slayer. So Tony Scaglione, the original drummer, left for the Rain and Blood tour. 6 weeks. He joined them for 6 weeks and stayed with him for 6 weeks. During that time, they were looking for a replacement. My friend Zowie, who was in Deathcore with me, told those guys about me, and then they saw me play, and they liked what they saw. They asked me to join the band. I tried out for the band, and I got in. I was 16. I was just turning 17. 16 going on 17 years old. Wow. What a great I wasn't even I wasn't even old enough to be in those clubs, and I was playing those shows. Pretty crazy. It was pretty lucky, you know. Let me translate that and then you told your stories. Ok, allora gli ho chiesto, gli ho detto, ma tu hai fatto parte di band super famose, super affermate, tipo i Kreator, tipo i Whiplash, ma come sono andate le cose? Gli ho chiesto, ma cioè, com'è che hai fatto a entrare in queste band? Perché io sono sempre curiosa di come uno riesca ad entrare in una band già affermata, e il 99% delle volte è quasi pura casualità, diciamo che conosci l'ambiente e guarda il caso chiamano te, e io sono un po' invidiosa di questa cosa, perché qui a Firenze non saprei veramente che
che nomi avere, e lui ci ha raccontato la storia dei Whiplash. Praticamente lui aveva questa band nell'85 che si chiamavano Deathcore, e erano una band underground, come insomma come ce ne sono anche oggi. Suonavano nei vari locali, soprattutto in questo L'Amour, che è un locale meraviglioso, non ho capito se esiste ancora, ma insomma lì a Brooklyn. E praticamente uno di loro della band conosceva Tony Bono, che era il vecchio batterista, che poi è diventato membro per il tour di Raining Blood degli Slayer. Quindi insomma ragazzi, qui sempre band piccoline, stiamo sempre parlando di bendettine, e praticamente sapeva che sarebbe andato in tour con gli Slayer per quel periodo di tempo, e quindi cercava un sostituto. E praticamente, parlando con un altro membro della band in cui suonava loro, di Deathcore, gli ha detto: ma vieni a sentirci in questo locale, vedi se ti piace lui come suona, e poi semmai viene lui. Quindi Tony Bono è andato, l'ha sentito e ha detto: sì, dai, vai a suonare nei Whiplash. E così le cose sono andate. E se te ci pensi quanto noi in Italia invece abbiamo una cultura differente, cioè questi in America, ragazzi, vanno nei locali, trovano il batterista degli Slayer, il coach, ma di che si ragiona? Mi ricordo che a Los Angeles, in un'intervista, addirittura c'era questo ragazzo che saliva nell'autobus stesso, nella tram, e trovava musicisti a livello dei Sano, che fanno drone, è un gruppo molto molto importante, ma musicisti anche di jazz e quant'altro. Cioè, all'interno di un tram, questo ragazzo parlò con musicisti veramente di grandissimo spessore, umanità pura. In Italia non succederà mai. We were talking about the difference between Italy and US. Here in Italy, we don't have that much established bands or artists, metal artists, almost at all. And the difference between taking a bus in Los Angeles with, I don't know, some a friend of him, super famous person, and here in Florence, you can at most see me on the bus. It was just I think I thought about the difference between Italy and the US and New York. Of course, you can see and meet artists, incredible artists. And here is impossible, and we're a little bit sad about it. But anyway, the beauty of that though is that, like, it's not, the grass is always greener on the other side. Sometimes you don't want to meet these people. Yeah, I'm just kidding. I'm just kidding. You know, sometimes it's too much. You know, too much is too much. But at least when when American bands, we go to Europe, we go to Italy, the appreciation is unbelievable. The love is unbelievable, because we know, the difference, that kind of difference between the fact that, you don't get to see too many, international bands or whatever, that is, it's a great thing too, that, it's not such a negative as much as you might think it is, because we're saturated with bands and people and everything. Yeah. And sometimes, and people get overlooked like crazy here because of that too. Because there's 1,000 and 200,000 bands in this city. So even if you're a great band, you may not even be, seen or heard of. Yeah, well, actually, we're saturated too here in Italy. They're just not established bands, but there are very many bands. Yeah, well, it's hard to get. It's hard to get established. Yeah, sure. the fact is that here in Italy, metal is something. It's like a niche. It's something that not everyone listen to. I mean, very few listen to extreme metal more than common metal, and there are no venues to play. There is no that much audience to watch the shows, and it's quite complicated here in Italy. But we are the country of trap music and pop music. Not like Lady Gaga, Katy Perry, not that stuff. The stuff like che schifo. Laura Pausini, Eros Ramazzotti.
it's a kind of different. It's Yeah, it's different. Yeah, yes, absolutely. Music. Well, Yeah. pop music here is, to me, is horrible, man. It just, oh God, no. Yeah, for us too. Oh, Anyway, well, because we're metalheads, that's why. yeah. Okay, tocca. Okay, the story behind the Kreator band. How you Kreator. Okay, so Kreator are. I'm gonna have to get into a little history here because it gets a little complicated, but it's all interwoven. This is the crazy part about it. All right, so in 1988, Whiplash toured with Sodom. We did a tour in Europe, in Germany and in Netherlands and Belgium, a couple other places in 1988. So the reason why we were picked to go on this tour is because the original Carnivore was supposed to be on that tour, but they got banned because they have a couple of songs that they, like Jesus Hitler was one song, and Race War. So these were very controversial songs. At the time in Germany, they banned them from the country. So we were on the same record label as Carnivore at the same time. So we were the next band in line, and they asked us to do that, and we said, yeah, of course. So that was our first time in Europe, mine too. So through that, I met Frank Blackfire, of course, from Sodom and Kreator. Two of the biggest thrash metal bands, in Germany probably. That's how the connection with that is. So I met Frank during that. We did the tour, and that was that. Came home. Years later, I went to Germany. I was actually going on vacation there. I had a girlfriend there. I was cooking. I was a cook. I was a chef, making Mexican food in an American restaurant in Germany, Cologne. Cool. It gets crazy. So my last day on the job, I was actually got my plane ticket to go back home for the holidays. I was going to probably stay there. I was there for about a year almost. And, I had a lot of fun, and I did, was working, but I wanted to go home. So what happened was I gave my 2 weeks notice, and I'm ready to go home. The last day of the job, I'm washing the counters, ready to go home. I'm like, this is it. I get a phone call. Joe, here's a phone call for you. I'm like, who's this? Hello? It was Frank Blackfire. Joe, I heard you're in Germany. Venter's out of the band. We need a drummer, man. Would you come and try out for us? And I was like, of course. So I went out, of course, tried out, of course, and everything worked out, and it was a great experience. And I stayed with them for a couple of years, and yeah, that's how it happened. Cool story behind this. Yeah, very crazy. cool. Thank you, I will translate. Ok, gli ho chiesto, perché prima ci ha parlato di come è unito ai Whiplash, ora gli ho chiesto, ecco, i Kreator come è andato, anche perché è una band tedesca, ma cosa c'entra un americano? E ha detto, allora, di base io sono stato in tour in Europa con i Whiplash, abbiamo fatto da spalla alla band, ai Kreator. È stato la mia prima volta in Europa e la mia prima volta in Germania, e quindi così li ho conosciuti. Poi cosa è successo? Io ho deciso di rimanere in Germania, sono stato più o meno un anno lì e lavoravo come cuoco, come chef, figurati, in un ristorante americano che faceva, cioè a gestione americana, ma che faceva cibo messicano, e quindi assurdo. E sono stato un anno lì, avevo anche la ragazza, però dopo un anno volevo tornare a casa, giustamente madrepatria poi dopo un po' reclama, e lo capisco, e praticamente era l'ultimo giorno di lavoro, avevo già fissato tutto per tornare a casa, non vedevo l'ora di tornare a casa. Mi ha chiamato Frank dei Kreator dicendo, ci manca il batterista, vuoi iniziare a suonare con noi? E così è andata, e ha detto, va bene, ok, rimango, giustamente. Se proprio volete, va bene. Se proprio volete, vi farò questo favore di rimanere. E quindi, ragazzi, non lo so, sono meravigliose queste storie, questi dietro le quinte, che non ti aspetti. Te lo facevi lui, uno chef di cibo messicano? No, assolutamente no. E quindi quando vogliamo appunto cibo messicano, chiamiamo mister appunto Joe Cangelosi per prepararci qualche tortillas e qualche veramente piatto succulento from Mexico. Quindi così gli diamo un altro motivo per mandarci a fanculo, o no?
Allora, la domanda è questa. Eccolo. Se cito un animale come una piovra Mm. per spiegare l'estro, il talento tentacolare di Mr. Joe Cangelosi verso il suo drum kit. Ok. What are you drinking over there? Vino? Why? Vino, eh? All right. Yeah. Well, I need to drink when I listen to Alan's questions because they are very deep. Ah, quindi So- bevi tu? Ah, ok. This is ho my capito. medicine. Yeah, this is my drug. I'm This drinking. I'm drinking coffee. It's early here, but you know, I'm gonna drink something later. I'm sure. What's the time out there? 4:37. Okay, PM. here, here is It's 9. 10:30. Oh yeah, 9 something, right? Yeah, so it's evening. It's not morning or even early. It doesn't matter. It doesn't matter. It's evening anyway. Somewhere is 5 p.m. in the somewhere in the world, so I can drink whenever I want. There's no rules. There's no rules. Don't worry. Okay, Alan is asking if we think about the animal world, to describe your style, and Alan thinks of an octopus. Okay, if you were to turn your music into an animal, what would it be? Well, people have called me Octopus before, man. So that's one of my nicknames, actually. I think it was first said in Greek, Metal Hammer Greek magazine. They said Joe Octopus Cangelosi. So yeah, Octopus sounds pretty good. I like that. Probably an octopus. You stick with that. Okay. I'll stick with it. Ok, I'll take Octopus. Ok. Ha detto che Metal Hammer... Maybe a little gorilla in there too, but you know. Okay, so a mix of octopus and gorilla. Strange animal. Maybe a gorilla with 8 arms. Oh, okay. Not only strange, but also dangerous. Okay. Thank you. Allora, ha detto che sì, che piovra, polpo, octopus, si dice sempre alla stessa maniera. Hanno una parola per dirne 50 di cose, gli americani, lo sapete. Ha detto che per appunto Metal Hammer Grecia l'ha descritto così, e quindi è proprio il soprannome che gli danno. Ma tu lo sapevi o no? No. Quindi proprio io pensavo tu lo sapessi, e quindi è proprio il suo soprannome e il modo in cui con cui lo chiamano anche gli amici, e quindi sì, sicuramente rimane con la piovra, ma aggiungerebbe un pochino di gorilla, quindi facciamo un mix, ha detto, un gorilla con i tentacoli. Vabbè, ognuno Ok, chiamo 118, aspetta che stanno vedendo chiamare. I mean, all jokes aside, I'll be lucky if I could, I do something good with 2 hands. Trust me. But no, it's nice to be, it's fun. It's a good thing. Have a nickname. I have a bunch of nicknames. Yep, I asked Alan if he knew it, but he said no. I thought that he knew that this is the nickname. No, it was perfect. So wow, that's what I thought he already knew too, because. He didn't know. I thought too, but anyway, it speaks to you. It's perfect for you. That's cool. That's great. I'm glad. I love it. Whatever. Ha detto, io pensavo tu lo sapessi, e invece no. Vabbè, figo, forte. Alan, dovevi fare quello che lo sapeva, così passavi da super acculturato. Invece ti ha fatto una figuraccia in diretta, via. No, preferisco dire le cose, infatti, appunto, non come fanno certi. Sì, so tutto. Poi gli chiedi l'album. Quale album? Vabbè, figlio mio, se non conosci gli album di Morbid Angel, o gli album dei Kreator, o gli album degli Slayer, o gli album dei Whiplash, sono cazzi tuoi. Anche perché stiamo parlando di, insomma, della creme del genere, quindi se ascolti il genere, certo, se ascolti solo fusion jazz è difficile che tu conosca i Kreator. No, io sto dicendo a chi ascolta il genere stesso e non conosce Raining Blood, ad esempio. Ora, Dio mio, dai, via, penso che anche mia nonna conosca gli Slayer, nel senso, dai, via, su. Allora, vabbè, andiamo avanti, tocca a me. Yeah.
What concert do you consider the most important of your career? Ooh, that's a good question. That's a really good question. Wow. I don't know. I really don't know. But maybe one concert that was really memorable was I played with Whiplash in when Glenn Hansen was singing 89, when he came into the band in 89. We were playing in Berlin, and the wall was coming down on the other side. We were playing on the other side of Checkpoint Charlie the day the wall came down. Wow. Okay. Yeah, so I was out there. I mean, that to me was the most important concert, because it was already scheduled to have a concert, but I don't think we knew historically that was going to happen. We just happened to be there at the right place at the right time. And we couldn't fit one more person in that club because all the kids from the other side were going to see their first real concert, metal concert, I guess. I'm, with all the black market trading of the music and stuff, and that was, and I have pieces here in my house of the Berlin Wall. Yeah. Wow. This is history. Yeah, that concert. And one more concert was I played on a festival with Iron Maiden in Romania. And I got to, like, one of my favorite bands one of my all-time favorite metal bands, of course. I got to meet those guys. I got to, Nico McBrain gave me a hug. He gave me, these are my heroes, and I was so glad to know that these guys are beautiful people, and they didn't shatter my illusion of how great they are, musically and personally. They were amazing. So those two things were pretty crucial for me. Great experiences, great stories to tell. Thank you for your answer. I will translate. Ok, Certo. Gli ho chiesto qual è il concerto che reputa il più importante della sua carriera, e qui, ragazzi, mi ha lasciato un attimo spiazzata, perché ha detto nel 1989 eravamo a Berlino con i Whiplash a suonare, e ragazzi, avevamo il concerto il giorno in cui è caduto il muro. Wow. E quindi, cioè, altro che storia. Penso sia negli ultimi 50 anni una delle, no, 50 no, dai, 30, 40, quanti anni sono passati dall'89? Negli ultimi 35 anni il momento più importante della storia d'Europa, sicuramente, ma probabilmente anche del mondo. E ha detto la cosa è stata assurda, perché ovviamente non avevamo minimamente idea che succedesse quella sera, quel giorno lì, non avevamo minimamente idea neanche della situazione, la situazione la conoscevamo, però, cioè, è cascato il muro di Berlino, ragazzi, era una situazione fuori testa. Ha detto nel locale non siamo riusciti, era talmente pieno, perché tutti quelli da Berlino Est ovviamente era il primo concerto metal che vedevano se erano giovani nella loro vita, perché sì, c'era il mercato nero dei CD eccetera, però ragazzi, ricordiamoci che quando c'era il muro di Berlino, soprattutto la parte est era completamente alienata dal mondo, era completamente fuori, cioè non avevano proprio percezione del mondo, e loro erano a suonare a Berlino. Ma ragazzi, ma vi rendete conto che cosa ci ha raccontato? Cioè, sono rimasta così. Un altro concerto è quando ha suonato in Romania insieme agli Iron Maiden, perché sono la sua band preferita in generale della vita, e si è reso e conoscendoli di persona, parlandoci, si è reso conto che non erano meravigliosi solo a livello professionale musicale, ma anche proprio come persone. E quando ha detto incontri i tuoi idoli, beh, che dire, è una soddisfazione incredibile. Verissimo. Bella domanda con belle risposte, molto interessanti. Infatti, sul Calice Nero, ragazzi, seguite, perché ne trovate sempre delle curiosità che non avremmo mai detto noi. Allora, vediamo un attimino. Gio, se devi dirmi se esiste veramente, oppure se è solo fantasia, un veleno letale, mortale,
ma allo stesso tempo, prima di essere mortale, ti porta in coma per decifrare in maniera maniacale un tuo assolo di batteria. L'ascoltatore che assiste a questo spettacolo, come può uscirne? Attraverso una bara o attraverso una barella in piena raptus totale? Ora io come glielo chiedo, secondo te, questa domanda difficilissima. Allora, ok, I will try I know this is a Vai, difficult. prof. I know this is a difficult one. yeah, Take another sip of wine. Go ahead, take another sip of it's wine. very difficult. Cioè, è troppo. Drink it, drink. Okay, All right, here we go. Is there any poison that can, take people to death or to psychiatric disorders or to apparent death? I don't know. That can describe your drum solos. Oh man, what poison? What poison would that be? Venom. Venom. Yeah, venom. Straight up venom. First, you're getting reactions, and then you die. Yeah. I really don't know. That's a hard question. Yeah, I knew it. That's a really, really hard question. Yeah, maybe snake venom. I'll take snake venom. Yes. Cool. Thank you for your patience and for answering. Ok, allora ha detto il veleno dei serpenti, perché prima ti dà subito la reazione, quindi il morso e senti male, e poi ti porta alla morte. È questo che potrebbe descrivere lo stile e il piglio dei suoi assoli di batteria. Però l'abbiamo lasciato un attimo, hai visto, sconcertato. Ora secondo me ci chiama la polizia, dice guarda, andate a prendere questi due perché E sicuramente ci richiudono in psichiatria, quindi sarà il Calice Nero psichiatrico. A te la prossima domanda, Mrs. Giada. Senti, io a questo punto, visto che siamo in domande difficili, vado con la domanda italiana? Oppure ne facciamo un'altra prima? No, anzi, Togliamo ne faccio un'altra una prima. domanda più semplice, la facciamo dopo, ok? Non so, voglio vedere. No, ne faccio una. If you weren't a musician, what job would you do? What would I do? Help people in some form. Work with people to help people in some form or fashion. I do that already anyway. I mean, I'm not just a musician, of course, but yeah, I like helping people. Making people better. Maybe if I had another, a chance to do it again, maybe some kind of a doctor or maybe a psychologist or psychiatrist but yes, I've had jobs where I work with children, which is a great job. Just giving back, and trying to give back love and positivity to people to help them overcome, problems. To me, that's real. That's good work, Not, everybody has their own thing to do, but I would rather do that than sit behind a desk, with the papers and, stamping things and here you go. You know what I mean? Well, So yeah, helping people in any form of, in fashion, anything. Yeah. Ok, thank you, interesting. Ok, allora gli ho chiesto che se non fosse stato un musicista che lavoro avrebbe fatto, e già però prima ci ha detto che è stato anche un cuoco, però mi ha risposto cercherei di fare un lavoro per aiutare le persone, quindi in qualunque forma o modo cercherai un lavoro. Bravo. Quindi di base nel sociale, o ha detto potrei, non lo so, qualche tipo di dottore, uno psicologo, uno psichiatra. Mi piacerebbe lavorare per aiutare le persone a stare meglio, a trovare un equilibrio mentale. Ha detto che ha lavorato in passato con i bambini ed è un bellissimo lavoro, perché quando li prendi da piccoli, diciamo, hai modo di aiutarli in maniera più profonda sicuramente, e quindi aiuterebbe
le persone. Bene, una bella risposta. And to be honest with you, you know, of course, I don't play music full time, completely full time. You know, when I can do it, of course I do it. You know, but in general, I work with kids. I do work with kids. I work with autistic kids for 23 years. Yep. Oh, cool. Yeah. Cool. Okay. Yeah. Well, actually, you're not the first one. Everyone. Of course, I mean, you know, unless you're making, you know, money enough to support, you have to work, you know. But we do what we love. We try to do the best we can to make things happen. And, you know, I'm grateful for everything that I've done in my career. I've, you know, always managed to balance the, you know, music with everything else. And, you know, yeah. So, yeah, it's very fulfilling to work with children to help them. Yeah. Thank you. It's really interesting and great. And to help people, to help kids, it's, well, yeah, I know fulfilling is the most important satisfaction that someone have to help people. That's what I'm trying to say. Just helping people. Yeah, absolutely. Ok, ha detto che come tutti ragazzi, io cioè veramente prima della fine mi butto giù da un palazzo, come tutti questi musicisti incredibili che sono stati con band incredibili che fanno sempre un altro lavoro. Non se ne esce perché la musica oggigiorno è un casino. E ha detto, per essere completamente onesto, io lo faccio un altro lavoro, sono 33 anni che lavoro con i bambini autistici, quindi è una cosa che già fa e che è difficile, immagino, è molto, ha detto, però è una cosa che mi riempie proprio il cuore, che mi dà molta soddisfazione. Complimenti. Sarebbe uno dei miei sogni per lavorare proprio con i bambini autistici, quindi. Sì, non lo sapevo. Yes. Allora, è difficile, però insomma. Molto complicato, però ti dà delle soddisfazioni come i bambini down veramente uniche. Prima di finire con le nostre due domande, la domanda italiana di Mrs. Giara, veramente stupende, e poi appunto la domanda di marchio di fabbrica del canale. Visto che siamo entrati nel sociale, quindi siamo entrati nella situazione ospedaliera e quant'altro, Gio, se entri all'interno di un hospice, ti siedi in una sedia. Sorry, I'm back. Somebody try to call me, sorry. Perfetto. Se entri in un hospice, ti siedi in una sedia e vedi delle bambini e delle bambine che hanno la notizia che hanno un tumore. Mamma mia. Gio, come riesci con la tua musica, con la tua parte umana, con la tua parte da bambino, nel rincuorare questi piccoli fanciulli e portargli gioia attraverso il tuo strumento musicale? Ok, questa è pesa, Ok, if you have to relieve the pain of children suffering from very hard and bad diseases, how do you manage to, how can you, with your instrument, with your music, can alleviate the suffering to these children? Well, actually, through the music, you know, whatever I experience, whatever I do with these children, you know, it's not, it's always in a helpful matter. You know, of course, playing my instrument gives me the ability to let off steam and to those frustrations come out. You know, like I said, you know, you are what you know, you are your instrument. So, you know, those experiences, and they're not always bad experiences. There's a lot of great experiences too. Because I work with emotionally disturbed kids and autistic kids. The emotionally disturbed kids were, you know, very challenging, physical, and they were in gangs and stuff. But all those experiences help, you know, it's very hard. You have to have a lot of patience, a lot of energy to deal with all that stuff. And, you know, it translates over to what I do on the drums, I think, if I'm answering that question correctly.
Yeah. Ok, ha detto che ha parlato più che altro di come fa lui realmente nel suo lavoro, perché comunque ha a che fare con bambini appunto autistici, come dicevamo prima, che hanno anche proprio dei disturbi comportamentali importanti, e quindi diciamo ha detto se ha risposto, poi ha detto se non è chiara la risposta ci ridice qualche cos'altro, però ha detto di base io con la batteria sfogo le mie frustrazioni, riesco a liberarmi da tutte quelle che sono le preoccupazioni, e cerco con i bambini di usare lo stesso metodo, nel senso di parlare. È molto complicato, Bello. ci vuole un lavoro lungo, ovviamente, però ci vuole tanta pazienza, però la cosa importante è cercare di avere un dialogo e di riuscirli a far pace col mondo di base, perché è questo quello che fa lui, li guida in un percorso per star bene. Molto semplicemente. Sono argomenti un po' complicati da spiegare in 3 parole. Comunque diciamo questa è stata la sua risposta. È bellissimo, nel senso non mi aspettavo sinceramente che lui facesse ciò, e quindi sono rimasta So cosa vuol dire, quindi lo capisco piacevolmente benissimo. sorpresa. A te la domanda italiana, Mrs. Giara, e Molto grazie come sempre. sciocchata. Okay, we have a tradition here at El Calice Nero. My last question is always the Italian question. Okay, go for it. Yeah, there is something about Italian topics. This time, I will ask you about art. When it comes to art, Italy is Yes. one of the countries that comes to mind, of course, Yes. especially the city of Florence. Beautiful. Yes. My hometown. Yes, the gold, all the gold. It's beautiful. Yes. Yeah. There is a particular very famous sculpture that is here in Florence, which portrays David, the biblical hero who faced Goliath. Right. Who sculpted this work? Do you need options? Because I can give you options. Da Vinci? No, I don't know. I'll give you options. Go ahead. Donatello. Okay. 1. 2. Leonardo da Vinci. No, wrong. 3. Michelangelo. Oh, okay. 4. Raffaello. Okay. I would have to say, man, I don't want to look bad, but I'll say Raffaello. No. Wrong. Who was it? Wrong. You only have 2 left. Donatello, Michelangelo. Michelangelo, right? Yeah, that's right. I knew it. Okay. No, this was actually difficult, so don't worry. Yeah, here in Florence we have the most famous sculpture is the David by Michelangelo, and we have a copy that is in Piazza Signoria, a copy that is in Piazzale Michelangelo, and the real sculpture is a Galleria dell'Accademia. It's a museum here, so we have 3 different stages here. Anyway, it's Michelangelo. Don't worry at all. It was very difficult, I know, but this is the Italian question. Okay. All right. Well, now I know for sure. Thank you so much, You guys. know. Ok, vabbè ragazzi, l'avete capito cosa gli ho chiesto? Gli ho detto, quando parliamo di arte, chiaramente l'Italia è la prima nazione che ti viene in mente, e soprattutto ti viene in mente Firenze, che è la mia città, ok? E gli ho chiesto, c'è una particolare... c'è una molto famosa statua qui a Firenze che ritrae il David, che è l'eroe biblico che si è scontrato con Golia. Gli ho chiesto chi è che ha scolpito questo famosissimo David, di cui noi abbiamo l'originale ben 2 copie sparse per la città di Firenze, e insomma alla fine ci siamo arrivati che era il David di Michelangelo, però vabbè, adesso lo sa di preciso. Comunque era difficile, dai, io penso che a chiederlo a qualche italiano I tried. Don't worry, if I ask this to an Italian Florentine, they wouldn't know. I'm
pretty sure about this, so don't worry. Okay. Don't worry. Guys, I gotta run actually because I have a meeting with somebody Ok, very last, soon. very last Yes. question by Ok. Alan. Fargliela Ok. direttamente Alan che deve andare via? Sì, subito. Qual è la bevanda perfetta, quella ideale, per far sì che Joe Cangelosi riesca a creare arte con una bevanda alcolica che non appunto rovina il retrogusto dolciastro amaro? Il Calice Nero è sulla testa appunto di Giada, questo Calice Nero color grigio con la croce rovesciata anticristiano, prego. Okay, this is il Calice Nero, that means the black cup. Right. If you have to drink something in the black cup to describe your music, your style, your sound, what would it be? It would be something that's very strong and makes you very excited. What kind of spirit? Tequila. Tequila. Okay. Thank you very much. Thank you for being with us tonight. It's Thank you. Guys, thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. We wish you the best for your life, for your music, for everything. Thank you very much, Joe. Thank you so much. I'm sorry for botching up that question. I should have known that. No problem. Don't worry at all. Bye, Joe. All right, Thank I'm going back to the history books now. Damn. Thank Take care, you. guys. Thank you so much. Thank you. Thank you Bye, very Joe. much. Take care. Ok, ecco Ok, qua. ragazzi, eccoci qua. Scusa, doveva andare via, quindi gliel'ho fatta Sì. al volo. Alla domanda, alla tua domanda, ha detto che sarebbe sicuramente qualcosa di molto forte che ti dà la giusta eccitazione perché insomma l'abbiamo notato che è un po' iperattivo leggerissimamente e mi piace un sacco sta cosa, mi è piaciuto tantissimo. Ha detto che berebbe tequila. Giada, preparati, sei pronta? Ti vengo a prendere direttamente con il mio jet personale, andiamo in Messico. Cavolo sì, guarda, ti aspetto. Cavolo sì, ragazzi, Giada se ne va un paio di giorni in India, un bel paio di giorni in India, giustamente a riposarsi soprattutto la testa, giustamente, soprattutto, Vado a perché meditare. No, in realtà infatti non ci sarò ragazzi per una quindicina di giorni perché me ne vado in viaggio, colgo l'occasione per salutarvi ora. Oh, vedo qualche cosa lì. Allora a questo punto lo ridico, colgo l'occasione per dirvi che è uscito il nostro ultimissimo album dei Violet Blend, che è un album live, si chiama Live and True, quindi andate ad ascoltarvelo su Spotify, su Apple Music, Amazon Music, dove vi pare. Questo invece è il nostro penultimo album che si chiama Demons e questo è un disco normale in studio e niente, sostenete la musica, non solo me ovviamente, ma andate ai concerti, comprate i dischi, questo lo trovate su violetblend.cloud sul nostro sito. E niente ragazzi, è stata una meravigliosa serata, oggi abbiamo fatto doppietta io e te, yes. sei abituato, io un po' meno, però direi che ho retto abbastanza il colpo, Sì, spero. sì, benissimo. Sì, sì, Spero. benissimo. Ora Infatti adesso si riposa un pochino e poi verrà di nuovo fare sul la canale, valigia. ragazzi, preparatevi. Dopo che torna, preparatevi, questi giorni si riposa e poi veramente ci sono delle interviste su cose da fare insieme con Giada. Grazie mille, Giada. Ragazzi, mi raccomando, buonanotte, ci vediamo domani con il gruppo Thrash Metal, poi ci vediamo il 5 che è di domenica, poi ci vediamo il 6, eccetera, eccetera. Ragazzi, mi raccomando, il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, sacro codice non è 000, la morte vi renderà liberi or war.